Benvenuti nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Bob, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di politica. Ti piace discutere di politica? Sì, mi piace. Penso che la politica sia importante. Mi piace condividere le mie idee e ascoltare gli altri. Ottimo! Voglio parlare di due gruppi politici, i democratici e i repubblicani. Ne sai qualcosa? Sì, li conosco. I democratici e i repubblicani sono i due principali partiti politici negli Stati Uniti. Esatto. Ho alcune domande sulle loro idee e convinzioni. Possiamo discuterne? Certo, Alice. Sono felice di parlare di politica con te. Grazie, Bob. Iniziamo. Cosa pensi che credano i democratici? I democratici credono nell'aiutare le persone. Vogliono una società giusta in cui tutti abbiano la possibilità di avere successo. Sostengono programmi sociali, l'istruzione e la sanità. Sì, sono d'accordo. Penso che i democratici vogliano ridurre il divario tra ricchi e poveri. Vogliono aumentare il salario minimo e migliorare i servizi pubblici. È vero. I democratici credono anche nella protezione dell'ambiente. Sostengono le energie rinnovabili e leggi per ridurre l'inquinamento. Mi piace questa idea. Penso che proteggere l'ambiente sia molto importante per il nostro futuro. Ora, cosa mi dici dei repubblicani? Cosa sai delle loro convinzioni? I repubblicani credono nella responsabilità personale e in un governo limitato. Pensano che le persone debbano prendersi cura di se stesse e che il governo non debba interferire troppo nelle nostre vite. Sì, ho sentito questo. I repubblicani spesso sostengono tasse più basse e meno regolamentazioni per le imprese. Giusto. Credono che, quando le imprese sono libere di operare, l'economia crescerà e creerà posti di lavoro. Penso anche che i repubblicani siano forti su legge e ordine. Vogliono mantenere le strade sicure e sostenere la polizia. Concordo. I repubblicani parlano spesso di sicurezza nazionale e di proteggere il paese. Alice, ho una domanda. Quale partito pensi sia migliore per il futuro dell'America? È una domanda difficile, Bob. Penso che entrambi i partiti abbiano buone idee e alcuni problemi. Mi piacciono alcune idee dei democratici e altre dei repubblicani. La penso allo stesso modo. A volte sono d'accordo con i democratici su questioni sociali, ma sono anche d'accordo con i repubblicani su questioni economiche. Sì, credo che un mix di idee possa aiutare il nostro paese. È importante ascoltare entrambi i lati. Concordo. Penso che la migliore soluzione sia trovare un terreno comune. Possiamo imparare da entrambi i partiti e lavorare insieme per un futuro migliore. Bob, puoi darmi un esempio di una politica sostenuta dai democratici? Certo, i democratici sostengono l'assistenza sanitaria universale. Credono che tutti debbano avere accesso alle cure mediche, indipendentemente dal reddito. È una buona idea. Penso che la sanità sia un diritto fondamentale. E per quanto riguarda i repubblicani? I repubblicani spesso si oppongono all'assistenza sanitaria universale. Credono che le persone debbano scegliere i propri piani sanitari e che il governo non debba controllare la sanità. Capisco, quindi preferiscono un approccio di libero mercato. Puoi darmi un altro esempio? Sì, i democratici sostengono l'aumento del salario minimo. Vogliono garantire che tutti i lavoratori guadagnino uno stipendio dignitoso. Sono d'accordo.
Un salario minimo più alto può aiutare a ridurre la povertà. I repubblicani, d'altra parte, sostengono spesso che l'aumento del salario minimo possa danneggiare le piccole imprese e portare a perdite di posti di lavoro. È vero, credono che le imprese debbano essere libere di stabilire i propri salari. Alice, penso che l'istruzione sia un'altra questione importante. Cosa credono i democratici riguardo all'istruzione? I democratici sostengono l'istruzione pubblica e vogliono rendere il college più accessibile. Credono che l'istruzione sia la chiave per un futuro migliore. Concordo. Penso che l'istruzione debba essere accessibile a tutti. Anche i repubblicani sostengono l'istruzione, ma spesso favoriscono la scelta scolastica e le scuole charter. Sì, ho sentito dire questo. Credono che i genitori debbano avere il diritto di scegliere dove far andare i propri figli a scuola. Esatto. Questo è un buon esempio di come i due partiti abbiano idee diverse. Bob, cosa pensi dell'ambiente? Quale partito credi sia migliore per l'ambiente? Credo che i democratici siano migliori per l'ambiente. Sostengono le energie pulite, la riduzione delle emissioni di carbonio e la protezione delle risorse naturali. Concordo. Penso che l'ambiente sia molto importante e abbiamo bisogno di leggi forti per proteggerlo. I repubblicani, però, si concentrano spesso sulla crescita economica e possono opporsi a regolamenti ambientali rigorosi. Sì, è vero. Sostengono che troppe regolamentazioni possano danneggiare le imprese e l'economia. È un equilibrio difficile. Dobbiamo proteggere l'ambiente ma anche sostenere la crescita economica. Penso che entrambi gli obiettivi siano importanti. Possiamo trovare soluzioni che aiutano l'economia e proteggono il pianeta. Bob, come si differenziano i due partiti su questioni sociali? I democratici sono generalmente più liberal su questioni sociali. Sostengono i diritti uguali per tutti, inclusi i diritti LGBTQ+, e difendono i diritti delle donne e i diritti riproduttivi. Concordo. I democratici credono nella giustizia e nell'uguaglianza. I repubblicani, d'altra parte, sono spesso più conservatori su questioni sociali. Possono opporsi all'aborto e sostenere il matrimonio tradizionale. Sì, è vero. Credono nella protezione dei valori familiari. Penso sia importante rispettare le opinioni diverse su questioni sociali. Dobbiamo avere discussioni aperte e cercare di capirci a vicenda. Concordo, Alice. È importante ascoltare e imparare da diversi punti di vista. Bob, cosa mi dici dell'immigrazione? Come si differenziano i democratici e i repubblicani su questo tema? I democratici generalmente sostengono politiche di immigrazione più permissive. Credono che gli immigrati possano aiutare la nostra economia e arricchire la nostra cultura. È vero, spesso sostengono un percorso verso la cittadinanza per gli immigrati senza documenti. I repubblicani però tendono a favoreggiare leggi sull'immigrazione più severe. Credono che dobbiamo proteggere i nostri confini e controllare l'immigrazione. Sì, sostengono spesso che l'immigrazione illegale possa portare a crimine e problemi economici. È una questione complessa. Dobbiamo bilanciare compassione e sicurezza. Penso che entrambi i partiti vogliano un paese sicuro e prospero, ma abbiano idee diverse su come raggiungere questo obiettivo. Concordo, Bob. È importante avere un dibattito equo e onesto sull'immigrazione. Bob, ho una domanda. Perché pensi che le persone scelgano di sostenere un partito piuttosto che un altro? Penso che dipenda da molti fattori. Alcune persone crescono in famiglie che sostengono un partito,
mentre altre possono cambiare idea man mano che apprendono di più sul mondo. È interessante. Credo che l'istruzione e le esperienze personali giochino un ruolo fondamentale. Sì, concordo. Le persone spesso scelgono un partito in base ai loro valori, credenze e esperienze di vita. Penso anche che i media e i social network influenzino le opinioni delle persone. A volte le persone sentono solo una parte della storia. È vero. È importante cercare informazioni da diverse fonti e pensare in modo critico. Cerco di leggere notizie sia da fonti liberali che conservative. Mi aiuta a comprendere diversi punti di vista. Lo faccio anch'io. Credo che essere informati sia il primo passo per prendere buone decisioni. Bob, anche se i democratici e i repubblicani hanno idee diverse, possono lavorare insieme? Sì, credo di sì. A volte non sono d'accordo, ma condividono anche alcuni obiettivi comuni. È vero, entrambi i partiti vogliono un'economia forte, comunità sicure e un buon futuro per i nostri figli. Penso che sia importante per i politici ascoltarsi a vicenda e trovare compromessi. Concordo. Quando lavorano insieme, possono creare leggi e soluzioni migliori per il nostro paese. Alice, ho una domanda. Pensi che ci sia un terzo partito negli Stati Uniti che possa sfidare i due principali partiti? Ho sentito parlare di partiti terzi, come il Partito Verde e il Partito Libertario. Hanno idee diverse e a volte attraggono persone che non sono soddisfatte dei democratici o dei repubblicani. Sì, i partiti terzi possono offrire nuove idee, ma spesso hanno difficoltà a vincere le elezioni perché il sistema è impostato per due principali partiti. È vero, molte persone sentono di dover scegliere tra i democratici e i repubblicani, anche se apprezzano alcune idee dei partiti terzi. Penso che sia importante sostenere nuove idee anche se provengono da partiti più piccoli. Può aiutare a cambiare il panorama politico. Concordo, Bob. Ogni voce conta in una democrazia. Alice, voglio chiederti delle tue convinzioni. A quale partito ti senti più vicina e perché? Penso di essere più vicina ai democratici. Credo nella giustizia sociale, nei diritti uguali e nella protezione dell'ambiente. Voglio una società giusta in cui tutti abbiano la possibilità di avere successo. È interessante. A volte mi sento più vicino ai repubblicani perché credo nella responsabilità personale e in un'economia forte. Penso che le persone debbano lavorare sodo e che il governo non debba interferire troppo nelle nostre vite. Capisco il tuo punto di vista. Credo che un governo forte possa aiutare le persone, specialmente quelle vulnerabili. Abbiamo bisogno di leggi che proteggano i nostri diritti e il nostro pianeta. Sì, vedo entrambi i lati. Penso che abbiamo bisogno di un equilibrio tra il supporto del governo e la libertà personale. È bello poter discutere delle nostre differenze. Imparo molto dalle tue idee. Anche io. Le nostre conversazioni mi aiutano a riflettere più a fondo sulle mie convinzioni. Bob, come pensi che i media influenzino la nostra visione dei democratici e dei repubblicani? Penso che i media possano essere a volte di parte. Alcune fonti di notizie favoriscono un partito rispetto all'altro, il che può rendere le persone più divise. È vero, cerco di guardare diversi programmi di notizie per avere una visione equilibrata. È importante vedere tutti i lati di una questione. Concordo. Quando le persone sentono solo una parte, possono arrabbiarsi o confondersi. Credo che l'istruzione e il pensiero critico siano i migliori modi per combattere la disinformazione.
Sì, dobbiamo sempre fare domande e cercare la verità. Sono felice che possiamo parlare di queste questioni importanti. Mi fa sentire più informata e meno sola. Anche io mi sento così, Alice. Le nostre discussioni sono un buon modo per imparare e crescere. Bob, pensi che i democratici e i repubblicani cambieranno mai le loro idee? Credo che entrambi i partiti possano cambiare nel tempo. Devono ascoltare la gente e adattarsi alle nuove sfide. È vero. Ad esempio, molti giovani si preoccupano del cambiamento climatico e entrambi i partiti stanno iniziando a parlarne di più. Sì, l'ho notato. I partiti devono evolversi per rimanere rilevanti. Spero che in futuro possano collaborare di più. Concordo. Quando cooperano, possono risolvere problemi e rendere il nostro paese più forte. Alice, mi piace davvero discutere di politica con te. Imparo molto da te. Grazie, Bob. Anche a me piace parlare con te. È importante discutere idee diverse e rispettare le opinioni degli altri. Concordo. Le nostre conversazioni mi aiutano a pensare più chiaramente e a sentirmi più sicuro delle mie convinzioni. Anche io mi sento così. Spero che possiamo continuare a parlare di politica e di altri temi importanti. Sì, non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. È sempre interessante condividere idee con te. Grazie, Bob. Oggi ho imparato molto sulle differenze tra democratici e repubblicani. Ho anche capito che possiamo avere opinioni diverse e rimanere amici. Lo penso anch'io, Alice. La nostra discussione è stata chiara e rispettosa. Credo che parlare delle nostre idee sia il modo migliore per capirci. Concordo. Spero che più persone possano avere conversazioni aperte sulla politica. È positivo per la nostra democrazia. Sì, e penso che la nostra pratica ci aiuti a diventare migliori oratori e pensatori. Grazie, Bob. Apprezzo sempre le nostre chiacchierate. Mi sento più sicura nel mio italiano e nelle mie idee dopo aver parlato con te. Grazie, Alice. Anche io apprezzo le nostre conversazioni. Rendono l'apprendimento dell'italiano divertente e interessante. Ci vediamo la prossima volta, Bob. Pianifichiamo di parlare di un altro argomento importante. Sì, non vedo l'ora della nostra prossima chiacchierata. Buona giornata, Alice. Anche a te, Bob. Arrivederci per ora. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.